andando a intervistare un camperista Speciale, con un mezzo speciale. Camperista speciale con un mezzo tanta roba, molto tanta roba, e lo scopriamo insieme, gli facciamo qualche domandina perché è camperista speciale, perché non è un camper per vacanza, ma è un camper per viverci dentro, è un camper per molto 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 di più. E dato che le scelte di vita mi sono sempre molto piaciute, adesso ce le faremo raccontare da Claudio. Allora, quando ero piccolo leggevo la fiaba di Pollicino, qualcosa di molto piccolo, e infatti è talmente piccolo che per coerenza è stato chiamato Pollicino. Ma è in mezzo. Aspettate che tra un po' finisce, tra un po' finisce, tra un po' finisce, tra un po' finisce. È finito. Eccolo qui. Grande mezzo. Un mezzo incredibile, speciale. Si chiama Pollicino. Adesso ci faremo raccontare tutto da Claudio. Buongiorno, ciao Claudio, benvenuti a Pollicino. Venite a bordo. E lui, Pollicino, unico mezzo penso in Europa, perché mi hanno detto che c'era un altro, ma io non sono mai riuscito a trovarlo da nessuna parte. In Italia è l'unico. E un mezzo del 99 rifatto completamente, perché il muso non è più l'originale. Per poterlo omologare hanno messo il musetto qua dell'Iveco Stralis. Ha fatto un lavoro di vetroresina che è incredibile, perché non c'è una giunta, non c'è niente, e dietro hanno modificato, che hanno alzato tutte le luci. Incredibile. È lungo. Le dimensioni, sì. Dietro le luci erano qua, le hanno alzate su, gli hanno cambiato qualcosina. Quindi tu accedi da qui praticamente Questo al... è chiuso e Sì, sì, questo sì. qui è quello che c'è sotto il letto, Sì, che sì, è lungo sì, 3 sì. metri per 2,50 e arriva fino a questa altezza. Un garage enorme Si hanno praticamente. tolto il vetro dietro ed è lui. E a questo punto dietro a Pollicino troviamo, guarda qui, Camper 1, camperone. un altro camperone enorme, Questo è 10 metri. metri, è di un mio caro amico, è del 2012, è un 6008 10 cilindri a gas, è più moderno. Siamo a bordo della tua casa. Della mia casa. Non sì, del tuo camper, della tua della mia casa. casa. Questo Esatto. è, non lo chiamo nemmeno più camper, io lo chiamo Pollicino, Eh, perché tutti quanti mi conoscono Pollicino. Esatto. Ho fatto anche le scritte fuori, come avrete visto, e questa è la mia casa. Io vivo 365 giorni all'anno qua. che meraviglia, che Non meraviglia. sono una persona che va in giro, nel senso un nomade, ho un lavoro normale come tutti, faccio l'operaio, l'autista operaio, però ho fatto questa scelta perché è uno stile di vita che mi piace. Io a casa non c'ero mai, partivo alle 6 del mattino, arrivo alle 8 di sera, quindi avevo una casa vera. Quasi sul quasi non ti posto. serviva. Non mi serve, non Esatto. mi serve proprio. E ho fatto questa scelta e non torno più indietro. Sto Non- qua sopra, qui sopra ho tutto, Raccontacela pian pianino. Allora, ci fai vedere un po' la tua casa innanzitutto. Allora, Dove ci troviamo in questo momento? ci troviamo su un È camper talmente americano, grande, un esatto. camper americano un po' modificato. Questo come camper un Damon Intruder 352 sta per la lunghezza praticamente, sarebbe 11,75 m, poi c'è la scaletta arriva a 10,75 m. 11 metri e No, 10,75 m più la scaletta arriva ad 11 metri tondi. 11 metri di camper. Sì, 11 metri di camper. E un motore Chevrolet 6005 turbo diesel con 8 cilindri a V, abbastanza alcolizzato, Mamma mia. però va bene, ci sta, lo sapevo. Allora, Nasce così lui. che spettacolo. A parte tutta la zona giorno qua che è stata modificata, perché questo camper è stato studiato per 2 persone. Qui c'era un divano grandissimo con tutte le Due persone che decorazioni volevano florali. star comode, Due persone Prego? che volevano stare molto comode. Molto comode, sì, c'era un grossissimo divano che arrivava fino a qua, tutto floreale, qui c'era solo una plancia con 2 sedie e basta. Uh-huh.
poi dietro è stato cambiato perché il letto era più basso, poi il corridoio è stato alzato per Adesso lo poter- guardiamo tutto, adesso lo guardiamo tutto. Ok, Quindi questo qui è, possiamo dire, il soggiorno? il soggiorno, diciamo. Questo è il si vede soggiorno. qualcuno a prendere un caffè, prendere una birra, parlottare o Ah, guardarsi la televisione, un film. È qui, questo qui. E questo qui non sono dei televisori. No, sono parasole con tutti quanti Questi i pensavo tavoli fossero dei per televisori e invece sono dei parasole. Parasole. Sono dei parasole. Normalissimo. Ecco, si ha proprio la sensazione di essere in un soggiorno perché ci sono questi vetri come se Sì. fosse la finestra di casa e anche qui è una meraviglia. vetrata meravigliosa. La che vetrata è incredibile. Guardate, quadri, Sì, è stato dettagli un po' personalizzato. tipici di una casa. Anche qui i mobili, ci racconti un po'? Sembrano veramente dei I mobili da mobili casa. sono legno e tutto ciliegio. Meraviglia. Poi è stato tutto organizzato. Queste qui sono un po' Sì, tutte sì, le mie sì, cose divise per Certo. tutto. Lì c'ho ancora gli asciugamani che non ci stavano da altre parti. Poi qui sotto è anche vuoto, c'è una stufa, c'è che qui ho 2 stufe Truma. Quindi hai Poi 2 truma due come Truma, una per la riscaldamento. zona davanti e l'altra per la zona posteriore. Poi qui sotto ancora le coperte, qui c'ho l'altra Truma, coperte laggiù e queste cose qua. Il tavolo scende, viene un letto matrimoniale alla francese e anche questo qui viene un altro letto alla francese aggiungendo un pezzo che ho dietro, viene anche un letto. Quindi hai in totale 3 letti 3 matrimoniali. letti matrimoniali. 3 letti matrimoniali. Sì. Per Ok. 6 posti a dormire, 5 a viaggiare e 6 a dormire. Ci fai vedere la cucina? La cucina è completa di tutto praticamente, ma come tutti i camper, doppio lavello, forno a microonde, K, fuoco a 3 gas, frigo e freezer. Questo è come i nostri. Guarda Barbara. Hai visto? È come il nostro. Ce l'abbiamo. questi Sì, sono- sì, sono I classici, freezer di casa naturalmente, 200 litri. incredibile. Con un frigo tranquillo sotto. La dispensa che io ho modificato perché era... Questo esce. Ah, ecco. Così riesco ad accedere a tutte quante le... Ha i suoi anni, perché il camper comunque ha 23 anni, Certo. non è... Però è veramente bello, ha un suo perché, ha una sua classe. Guardate quanti bei quadri, Sì, quadretti, il calendario come se fossimo a calendario, casa. L'ho spostato, quello nuovo l'ho spostato là, qui metterò qualcos'altro. Le luci le ho cambiate tutte perché sto cambiandole tutte perché quelle vecchie erano ingiallite, l'ultima che è rimasta è laggiù e queste qui piccoline che cambierò questo mese. Gli oblò li ho cambiati tutti, insomma, piano piano. E beh, pian pianino. Sì, è come una vecchia signora da, Stai da preparando, curare. stai coltivando la tua casetta, Sì, visto piano che tu piano. l'hai preso in realtà meno di un anno fa, giusto? Sì, l'ho preso a dicembre. questo A qui. dicembre. L'anno scorso, quando l'ho visto, mi sono innamorato. Perché ho visto proprio la possibilità di viverci sopra, perché questo non si allarga come i camper, di solito i camper americani, non si allarga. Quindi ho notato subito la vivibilità. Certo. È molto vivibile. Confrontato altri camper che hanno tanti armadi, Sì, questo ne sì. ha un po' meno, perché sulla lunghezza comunque ne ha tanti. Beh, sì. Però la vivibilità che c'è nella zona giorno è uno spettacolo. Ma che bello, la vivibilità veramente si percepisce tutta, poi con questo ingresso in questo modo a me piace veramente, Sì, poi veramente non tutti ce tanto. l'hanno lo sportello lì che di sera scende. Questo qui è uno sportello che io posso tirare giù. Ah, per evitare anche, sì, Sì, sfrutti che anche di se più la siamo in superficie. tanti, Sì. Se siamo in tanti evitiamo di cadere giù e comunque Certo. spostando il tavolo posso utilizzare questa zona qua per una seduta in più. Ok, procediamo nella visita al camperozzo. Camperozzo è il mio, il tuo è un camperone. Di là c'è la zona notte. Ci puoi far vedere qualcosa? Certo. Qui abbiamo il solito armadio che non sto a farvi vedere. No, beh, comunque due alti, bello grande. Cassettini, lì vedo la... Questa è la centrale elettrica. Ah, centrale Dove ci sono i elettrica. fusibili. Ok. Poi, vieni, qui c'è il bagno. Posso? Sì, vieni avanti, non c'è problema. Mamma, guarda bagno. C'è il bagno, qui c'è una doccia praticamente di casa. Che meraviglia. E Ah, c'è che... tutto. Sì, la doccia di casa. Sì, Veramente la doccia di casa. casa. Stai benissimo proprio dentro. Ma che bello. E Comodissimo, La no? luce, c'è la testa che stai meglio, Sì, c'è sì, l'oblò sì. con la ventolina per tirare via il calore, c'è il riscaldamento tutto a pavimento. Ah, ecco. Infatti se tocchi butta caldo. E cosa c'è di bello? Che questa porta qui quando è aperta divide le due zone. Praticamente separa i Sì. due ambienti. E poi sì. c'è anche di qua una
soffietto che se per caso qualcuno dorme e l'ospite vuole farsi la doccia per la bisogno di spazio, chiude anche questa in modo che il bagno si allunga un po'. Sì, E sì. si può specchiare perché Cioè, c'è il massimo delle comodità. Posso? certo, Questa è la meravigliosa camera da letto. il letto è un materasso di casa, 1,60 m per 2 metri, Praticamente finestrone, l'oblò. oblò. E poi a parte io le ho fatto le luci blu che posso cambiare colore. Ah, che bello, che bella Sì, c'è tutti i atmosfera. giochi di luce, ma a me piace il blu perché... Sì, anche noi la mettiamo blu, abbiamo anche noi. E qui sotto cosa hai fatto? Allora, Perché tu qui l'hai sotto, sollevato. qui una volta Sì. era il pavimento, continuava fino in fondo e il letto era molto più basso e c'erano i corridoi, Ah, come il letto di casa, come la camera di casa. Il proprietario precedente ha voluto alzare il letto, togliere questi corridoi, è un po' più difficoltoso fare il letto. Però io sotto ho un gavone che Enorme, è 3 metri enorme. per 2,50 per 1,40. Ci stanno Figurati. 5 biciclette. È una cantina praticamente. Sì, se è vuoi come se puoi- avessi la cantina di è una casa. camera praticamente. È una camera. È una camera immensa. Tutto anche riscaldato qua. Sì, Quindi sì. c'hai riscaldamento per la camera che non lo accendo mai perché sennò fa troppo caldo. Però è comodissimo. Io ci sto benissimo. Ho viaggiato un po' in moto. Perché tu sei anche un motociclista. Sì, mi piace la moto. Adesso, 2 anni fa o l'anno scorso, non più, ho girato tutta la Spagna, ho fatto 6.600 km in 23 giorni, io moto e tenda. Ah, beh, sì, no, parliamo la stessa lingua. Sì, ho girato con l'aereo, sono andato in Cina, sono stato in Sud America anche, ho girato un pochettino, diciamo. Mi è tornata la voglia di comprare il camper. Un giorno ho detto, ma perché non mi compro il camper? Anche perché la moto inizia a diventare un po' la tenda, cerco di decoricare sotto le... Ho detto, magari mi compro un camper. E lì mi è venuta la voglia di dire, un camper, ma quale camper? Esatto, e infatti voglio proprio capire come sei arrivato a questa Sono arrivato scelta. lì, poi informandomi bene, leggendo molto, che leggo molto, ho visto che i camper con la patente B, diciamo i soliti camper, come pesi sono sempre fuori. Ho detto, ho la patente del camion, io faccio il camionista, ho detto mi prendo qualcosa di un po' più grosso, un patente C, almeno non ho problemi di peso, è un po' più grande e via. E lì mi è venuto, ma perché io non mi prendo un camper e ci vado a vivere sopra? Perché intanto io a casa non ci sono mai. La casa per me era diventata quasi un peso, perché Certo. mi piace la pulizia, martedì togli la polvere e sabato pulisci tutto e porta sulla legna e fai questo, fai questo. Ho detto, ma io a casa non... cosa ci sto a casa a fare? Dormire, mangiare cena e basta. Mi sono fatto da quel momento lì un calcolo e ho detto, da 1 gennaio al 31/12 quanto spendo a mantenere una casa? L'ho fatto e mi costava un botto. Certo, Affitto, luce, gas, perché io ero in affitto perché se avessi casa propria, certo. luce, gas, acqua, spese condominiali, tutte, anche pulizia caldaia, che nessuno le mette quelle piccole spese, ma ci E con sono. un mondo che tra l'altro stava cambiando e sta cambiando visto gli aumenti anche dell'energia. tra Infatti mi è l'altro. andata benissimo su Esatto. quel lato lì. Tu hai un po' anticipato i tempi, se vogliamo. Ma infatti tutti quanti mi hanno detto, tu sei pazzo, tu sei... cosa vai a fare, tu ti rovini o cosa. Adesso quelli che dicevano quello mi hanno detto, sai che hai fatto la scelta giusta? Certo. Cioè, c'è tanta gente che mi ha detto, Claudio, sai che alla fine ci stiamo pensando anche noi, perché in effetti anche noi lavoriamo in due, non siamo mai a casa. Cosa mi tengo la casa a fare? Che sono tutte spese. Se tu vai via un mese, non paghi il gas o la corrente elettrica. Se io vado via un mese, a fine mese mi arriva comunque la bolletta. E sono salate, anche se non le usi. Certo. Poi mi piaceva lo stile di vita, essere libero, perché io, gente mi ha detto, ma tu non hai questo, non hai quello. Io c'ho tutto qua, ma lì ci arriviamo dopo. Ho detto, lo prendo un po' più grande, tanto ho la patente, peso non ce n'è. Ho detto, ci vado a vivere sopra. E ho iniziato a guardarmi in giro, ero andato a vedere anche un pullman 12 metri, che lasciamo perdere, un disastro era. Ho andato a vederne 3 o 4 e poi quando ho visto questo, dalle foto, io ho perso la testa. Io ho perso la testa. Ho perso letteralmente la testa perché mi piaceva come era dentro, la struttura esterna e tutto, e niente, io sono preso l'aereo e sono andato. Io ho dato appuntamento, è stato un po' difficile. Era distante da casa tua? Era ad Avellino. Ah beh, quindi un bel pezzo di strada. Sì, ho preso l'aereo, questo ragazzo è venuto a prendere a Napoli, sono andato ad Avellino e quando ci sono salito sopra io
l'ho guardato e gli ho detto lo compro. È casa mia, è casa mia. Proprio così lo compro perché è mio questo, cioè Certo. è mio, punto. E lui mi ha detto va bene, ho fatto tutte le pratiche, l'ho preso e sono tornato a casa con questo. Ah, proprio subito. Sì, 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 l'ho preso subito. Mamma Io sono mia. andato già giù, che avevo già l'assicurazione in mano. Io ho detto, faccio già Proprio. l'assicurazione perché se è come dico io lo prendo e me lo porto a casa. Quindi scusami, i tempi dell'acquisto sono stati un 5 giorno? minuti. 5 minuti? 5 minuti, perché io ho preso l'aereo, Incredibile. sono andato giù, Eh, l'ho- sono salito sopra, io sinceramente non ho neanche guardato il motore, difatti dovevo guardarlo, che sì, c'era sì. qualcosa da mettere a Spero posto. che tu non abbia fatto scoperte strane poi Qualche successivamente. scoperta strana l'ho fatta, però l'ho risolta. Vabbè, ci E sta, guarda, dai, ci sta. però quando ci sono salito sopra ho guardato e ho detto, no, questo è mio, questo deve essere mio, punto. Il prezzo eravamo già d'accordo perché lui mi ha detto voglio 8, però Certo. scendo a 8, a me va bene. Sono andato su, gli ho detto guarda, andiamo a fare le pratiche auto, ti faccio un bonifico istantaneo e l'ho portato a casa. Sono partito Mamma da Avellino mia. col camper, sono Mamma, venuto su mamma mia. col camper, sono arrivato sotto casa, tutti quanti mi hanno messo le mani nei capelli e mi hanno detto ma cosa ti sei comprato? Gli ho detto ho comprato casa, Ho comprato ho casa. comprato casa. Certo. E poi Senti, ma c'è qualcosa, ma una, due, tre cose che ci vuoi raccontare che ti hanno particolarmente fatto innamorare di allora, questa tua casa allora, quando l'hai innanzitutto vista? quello che mi ha fatto innamorare è l'abitabilità, Ok, la vetrata. la vetrata. La vetrata. La camera da letto mi è piaciuta subito. E beh, già ne hai dette Io tre. cercavo la cucina L, Sì, la camera in coda sempre pronto, certo, cercavo 2 letti in più perché se viene mia figlia deve avere un letto, c'è, perché basta basso quello o dorme qua, ma perché lei è certo, abituata a dormire lì. certo. L'autonomia, che se uno va a vivere fuori, io non mi collego mai alla corrente elettrica, tranne quando vengo in campeggio, Sì, ma sì, io sì. magari sto 15-20 giorni, un mese senza corrente elettrica o 600 watt di pannelli solari, 2 batterie arriva a 480 ampere o 400 litri di acqua. Io per una settimana non ho bisogno di Sei acqua, autosufficiente, sono autosufficiente per una settimana, assolutamente. attenzione, a farmi le docce come a casa, Certo. cioè non star lì a apri, chiudi l'acqua. Quindi è quello che mi ha colpito poi, il dire va bene, è casa mia. Poi tutti i vetri sono tutti vetri doppi, questi qui sono tutti vetri doppi, quindi è ben coibentato, anche perché questo camper qui era destinato al mercato canadese, Ah, ah, ah. difatti c'è un soffitto che è spesso così. Il conto chilometri è in chilometri, non è in miglia. Mhm. Infatti tu parli, ma sì, perché in Canada si usa così. Quindi mi sono trovato proprio. Quando sono venuto su, sono venuto su dalla gioia, ho detto, Ho comprato casa. ho comprato casa, ma veramente, per me non è un camper, questa è casa per me. Allora, raccontaci un po' il tuo primo viaggio. Prima di partire hai fatto fare dei controlli o sei partito allo sparaglio? Allora, io quando sono arrivato a casa col camper, dopo 2 o 3 giorni mi sono accorto che faticava a partire. Mm. L'ho portato dall'elettrauto, mi ha detto guarda c'ha le batterie da cambiare, c'ha questo da fare, c'ha quello da fare. Il freno a mano non frenava. Mm. Allora gli ho detto mettilo a posto in modo che sia sicuro. Solo che sono dovuto stare fermo 3 mesi quasi e mi è andata anche bene perché gli ho fatto passare l'inverno in rimessaggio praticamente a gratis. Il freno a mano mi hanno detto guarda che qui lo trovo ma costa un botto. Grazie a degli amici che hanno anche camper americani mi ha detto no Claudio tu devi comprarli negli Stati Uniti i pezzi perché costano molto meno. Difatti l'ho pagato 1/10 del suo valore il pezzo, ho aspettato 20 giorni che arrivasse, poi me l'hanno montato, il freno a mano parlo, e adesso è nuovo. Le batterie sono nuove, ho avuto un problema alle candelette, le abbiamo fatto una modifica, adesso va benissimo, le gomme davanti erano da cambiare, ho cambiato le gomme, insomma alla fine ho perso i 3 mesi che intanto era dicembre, gennaio, febbraio. Vabbè, ci sta. Marzo ho iniziato a svuotare casa e riempire lui. Ah, quindi tu trasferivi le cose dalla casa Sì, al camper. io ho regalato e venduto tutto quello che avevo a casa, Certo. mobili, cucina, tutte le cose che non usavo, che ritenevo che non mi fossero servite qua. E nel mentre ho iniziato a viverci sopra, hai E capito? ogni volta avevi una conferma o, come dire, visualizzavi anche
la possibilità che ti potesse mancare qualcosa della tua casa. Non ho mai avuto quella sensazione. Ok. Anzi, adesso sono passati 8-9 mesi, mi accorgo che ho ancora troppa roba. Pensa a te. Mi accorgo che ho ancora troppa roba. Infatti sto già pensando quando arrivo a casa, perché io avevo, ti dico, 20 camicie. Di quelle 20 camicie che uno le tiene a casa, ho detto, è vestiario, lo tengo, ma di quelle 20 camicie ne uso 3. Le altre sono lì perché mi dispiace darla via, mi dispiace buttarla via, l'ho usata 2 volte, però so magari roba che è diventata piccola o cosa, le devo togliere e dare via. Io in casa avevo 3 servizi di piatti, 40 bicchieri, avevo dei cassetti della cucina che non sapevo cosa c'era dentro, perché tutta roba, mi può servire il vecchio caricatore del telefono e le cuffiette che non ho mai usato e i cucchiaini che ho comprato da qualche... tutta roba inutile. Io proprio, è presente, liberarsi Sì, delle sì, sì, cose, senso di leggerezza, alleggerirsi. certo, Io certo. qui ho 4 bicchieri in plastica, 4 piatti in plastica, quelli in melamina, Sì, 4 ciotole in plastica e 4 piattini in plastica e 4 pentole, punto. quello che E non basta. uso tutto, Sì, sì. non uso tutto. C'è qualcosa o qualcuno o qualche storia che ti hanno ispirato rispetto a questa tua scelta di vita? Allora, io come ho detto prima, io adoro viaggiare, è proprio la mia passione, mi piace anche informarmi su internet, guardare YouTube, cercare gente che viaggia. Io stavo guardando tantissimo gli Six Over di Simone e Lucia, quelli Steps over, sì, che Simone. hanno Sono anche camper. nostri cari amici Sì, e sono anche venuti in camper, nel nostro camper, quando fantastico. l'abbiamo ritirato abbiamo mangiato un bel piatto di pasta Voilà, insieme. sono 2 persone Sì, sì, meravigliose. sì, Mi è sempre piaciuto quel modo che hanno di sì, fare e cose mi hanno anche ispirato sulla scelta che ho fatto. Poi ce n'è altri che hanno su certo. YouTuber che fanno queste cose qua. Eh, quindi ho preso anche la decisione tramite quello, visto che si poteva vivere in camper. Poi loro hanno avuto la fortuna che sono partiti nel momento giusto, Mm. sono capaci a fare le cose, sono Sì, veramente Simone è guarda, bravissimo proprio perché ha una manualità è incredibile. incredibile, sì, su quell'atto E lì lui certo, gli dai un tubo, ti fa certo, qualsiasi certo. cosa. Quindi mi hanno ispirato molto quello, il poter viaggiare, poter guardare, che è proprio il mio, anche diciamo un stile di vita, il mio sogno, quello. Tant'è che fra 4 anni io, se tutto va bene, se non cambiano le leggi, dovrei andare in pensione. Infatti anche per quello, e la mia idea è sempre stata quella, vendo tutto e parto. Anche perché ho una figlia di 13 anni, adesso quasi 14, tra 4-5 anni sarà già maggiorenne, poi vive con sua mamma, tranquillo. Quindi ho la libertà di poter andare. Questa libertà qua mi darà modo di poter viaggiare, quello che adesso lavorando purtroppo non Certo. posso fare. Prima di avere Pollicino, la mia idea era quella di partire in aereo, stare 6 mesi in un posto, tornare a casa un mese, 6 mesi in un altro, tornare qua. Con Pollicino ho cambiato inizialmente le mie idee. E quali saranno? Io vado in pensione, partire a settembre, ottobre, andare anche solo in Andalusia, stare giù 4, 5, 6 mesi, visitarmi tutta quella zona lì tranquillo, pacifico, e poi magari tornare anche su in un mese, fare 10, 20, 30, 50 km al giorno, tornare a casa, stare qui un po' con mia figlia, stare magari un mese, 2 mesi qua e poi magari partire e andare in Grecia, Certo. stare là altri 5-6 mesi e poi tornare indietro. Finché Policino ce la fa, Pollicino ne ho ha di... una bella storia già Sì, all'origine, ho, quindi ho- ho quell'intenzione lì, cioè la mia idea è quella. Poi bisogna vedere anche guerre, quello che sta succedendo in giro, però l'idea è quella. Quindi come mi vedo fra 4, 5, 10 anni in giro, in giro. Non sono un albero che sta a fare, non sono legato al mio territorio come tanta gente lo è. Ho una casa su ruote dove non mi trovo bene, metto in moto e mi sposto. assolutamente. Se non mi piace il vicino, metto in moto e mi sposto. Quindi mi vedrò in viaggio, quello sì. In questi primi mesi di vita nomade o diciamo pseudonomade, Sì, pseudonomade, pseudonomade, secondo di me è il termine preparazione giusto. anche a questo tuo prossimo futuro, di viaggi, di spostamenti, diciamo, un po' in giro, come ci raccontavi. In questi primi mesi c'è stato un qualcosa, o comunque magari c'è un qualcosa che un po' ti può far riflettere, pensare o spaventare?
No, O comunque non hai avuto assolutamente sorprese, ma solo conferme ho rispetto avuto alla tua conferme. scelta? Hai avuto Ho avuto conferme? solo conferme, sì. Le sorprese, cosa può succedermi? Il camper che si rompe, sia giusta. Meccanici ce n'è in tutto il mondo e tante volte nei paesi più disparati te la aggiustano meglio che nei paesi più evoluti. No, ho avuto solo conferme di quello che sto facendo, anche perché sto conoscendo un mare di gente, E vedi? un Infatti. mare di persone e tutti quanti mi vogliono bene e io voglio bene a loro, cioè nel senso che ho trovato veramente gente che mi invita, vieni a bere un caffè. Dietro di noi c'è un camper americano, anche lui. Enorme, tra l'altro, è un camper Eh enorme. no, sì, è più corto di questo, però si allarga, quindi è molto più moderno. Io l'ho conosciuto tramite, diciamo, Policino e siamo diventati amici. L'ho chiamato e gli ho detto, guarda, io vado lì. Sai cosa ti dico? Vengo anch'io. E siamo diventati amici, tant'è che prossimamente lui verrà a trovare me e io andrò a trovare lui. Cioè, Sì, si scopre una solidarietà, un senso sì, anche delle relazioni sì, assolutamente diverso, proprio perché le persone quando sono in viaggio è come se in qualche modo tirassero fuori un po' il meglio e a volte anche il peggio che c'è certo, dentro. certo. Quando siamo in una condizione di vita ordinaria, questo non accade, è No, come se si abberasse una sorta di è incantesimo del vero. viaggiatore. E tu senti parlare di tanti paesi pericolosi. Non andare lì è pericoloso, lì sono cattivi, lì poi ci vai e trovi una solidarietà fra le persone, una dolcezza, ti aiutano in tutto, disponibilità incredibile che dici ma quello che mi hanno detto è tutto falso. Cioè io sono Certo. andato in Andalusia l'anno scorso, 2 anni fa, mi hanno detto tu sei matto, là ti rubano tutto, io sono andato, ho trovato persone meravigliose. Sono stato in Cina, stessa cosa. Ho toccato gli aeroporti dell'Africa, 3 o 4 ne ho toccati perché nei miei viaggi in Brasile atterravo anche lì perché dove costa meno. Ci Certo. vai e tutti quanti mi hanno detto, oh, mi raccomando, guarda, stai in un angolo perché lì tieni le valigie così. Io ho dormito sulla sedia con le valigie lì, ma nessuno mi ha detto niente. Cioè, tutta questa paura dello straniero, dei paesi, è solo, Sì, sì, è solo assolutamente, nella testa. assolutamente. Spesso è così ed è anche un po' riflessa, no? Dipende anche un Sì. po' da come noi ci Sì, poi io poniamo. sono molto introverso, Eh. quindi No, si vabbè, vede. ma poi, sì. Ma poi comunque, insomma, uno un po' la sfiga se la tira, devo dire. Certo. No, ti dico proprio, ho avuto solo conferme da questa mia decisione, assolutamente non tornerei più in una casa normale, perché mi sentirei al chiuso. Può Ti essere grande la sentiresti al casa chiuso? immensa, ma mi sentirei legato, chiuso. Qui sarà piccolo e tutto quanto, ma io mi sento libero, perché tutti i giorni, o quando mi sposto in campeggio, che io il fine settimana sono sempre da qualche parte, non solo, magari mi sposto anche solo di 20 km, ma io trovo gente nuova con cui parlare, conoscere le loro Certo. storie. Arricchirsi Sì, e non cioè, torno più indietro. Sono 3 anni che sto cercando di andare in Russia in moto. Il primo anno avevo già il visto, avevo già l'assicurazione, avevo già l'invito per entrare in Russia, purtroppo è arrivato il Covid, ma ha chiuso le frontiere. L'anno scorso stessa cosa, quest'anno c'è la guerra e speriamo con non si può dire, ottimismo anche che... perché il mio viaggio proprio passava proprio per l'Ucraina Mm. e poi andavo su a Mosca, San Pietroburgo, scendevo giù paesi baltici lassù, Lettonia, Lituania, Estonia, poi Polonia, Cracovia e tornavo a casa. Sempre da solo, moto e tenda. E ho dovuto rinunciare perché non so come andrà a finire. Un altro anno sto pensando di cambiare un po' rotta o andrò in Marocco, Mhm. che di là, oppure se ho disponibilità, ferie e non succede nulla di grave al mondo, mi piacerebbe tentare di arrivare fino a Samarcanda in Uzbekistan, passando dalla Turchia e poi imbarcandomi a Baku, vedere se mi lasciano entrare in Turkmenistan, che sai bene che ci vuole un visto che te lo danno per 5 giorni e poi devi uscire. Con che moto? La Goldwyn, io ho una Honda Dato che gli Goldwyn. piacciono le cose piccole, ovviamente le cose piccole sia per la moto sia per il camper. È comoda. Anche quella la chiamiamo, non lo so, memole, non lo so. No, io la chiamo moto, io lo chiamo scooterone. Ah, Io uno lo chiamo scooterone, scooterone, sì, con la scooterone. motoretta. Eh. Ed è quella che mi ha accompagnato anche in Spagna.
E in Russia però non avevo ancora quella. Quando ho deciso di andare in Russia avevo la Honda Integra, Ah, quello ok. scooterone Sì, 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 un 700, ibrido, cioè. volevo andare con quello e poi non sono andato lì, poi ho trovato questa occasione, ho detto ma sì, prendo quella e è una bella moto, molto comoda. Ma ti piacerebbe pensare magari a una soluzione, magari anche con un mezzo diverso, con una moto più piccola, no? Anche di peso e Certo. dimensioni, ma da caricare sulla tua casa? Allora, la mia idea è quella un altro anno di comprare il carrellino moto, Ah, ok. perché c'ho il gancio traino Sì, e caricarci sopra la Goldwing e me la porto con me. Anche perché tipo quando vado nei campeggi in vacanza, poso il camper, lo uso come base, poi giri. tiro giù la moto e me la... Anche perché appenderla dietro col solito portamoto non posso, perché Sì, pesa 400 kg sì, e sì, sì. non posso. Col carrellino me la porto dietro. La mia idea era anche quella di comprarmi uno scooterino, un 125 da Certo, appendere dietro, però poi ho detto, c'ho quella, mi certo, costa meno comprarmi un carrello che uno certo. scooter. E quindi arriveremo 11 metri di camper più il carrello a quanto? E se mettiamo pure 3,5 metri dietro, perché tra il timone e Certo, il portamoto più o meno arriverà a 15 metri, credo. quindi un piccolo convoglio. Eh, Piccolo convoglio. Allora, Claudio, essere qui dentro, in questa casa, devo dire, mi dà la sensazione veramente di essere A casa. in una villa, no, è proprio una villa circondata da un giardino, dove ho tutta la percezione dell'autunno intorno a me, perché ci sono queste foglie giallognole intorno e sembra veramente di essere a casa. a casa, a Casa. casa. C'è questo senso proprio di spazio, di aria e di bellezza e c'è una bella energia qui dentro, vero Barbara? C'è veramente una bella energia. Secondo me dopo questo video ci sarà un po' di gente quando ti vedrà in giro che magari verrà a Già chiederti succede. Sì. di visitare casa tua. Però ecco, rivolgendoti a chi ti sta seguendo, a chi ti sta vedendo in questo momento, io credo che un po' tu stai un po', no, istigando, mettendo un po' una Sì, pulce o facendo me ne pensare. rendo conto. Ecco, Me ne rendo ecco, conto. secondo me, no, quello che è stato il tuo percorso, probabilmente è il percorso che stanno facendo tante altre Certo. persone, no? E quindi il bello è anche dare dei consigli. Che cosa vorresti consigliare a delle persone che vorrebbero fare questa scelta come quella che hai fatto tu? Fare questa scelta o anche fare qualsiasi scelta di vita, il mio consiglio è fatela. Fate quello che vi viene dentro, perché poi c'è tanta gente che sento, ah poi quando sono in pensione lo farò, mi piacerebbe ma ho questo, no, fatelo, perché poi quando sarete più avanti negli anni vi pentirete delle cose che non avete fatto, non di quelle che avete fatto. Ah, io avrei potuto fare ma non l'ho fatto, dovevi farlo, pensateci prima, fatelo, che mal che vada ricominciate di nuovo. Non è Io irreversibile. dico, io ho fatto questa scelta di vita qui, penso adesso che non tornerò mai più indietro, ho venduto tutti i mobili, ho regalato un mucchio di cose. Se mi va male, vado, le cose me le ricompro, ma quello che sto provando adesso io non posso comprarlo da nessuna parte. Quindi vi dico, se avete dei progetti, se avete delle intenzioni, delle voglie, fate. Fate tutto quello, viaggiate. Il viaggio insegna più che un libro, perché tocchi con mano quello che ti succede. Avete voglia di andare a vivere su un camper? Compratevi un camper e andate. Al limite rivendete il camper, tornerete indietro, avrete buttato via qualche soldo. I soldi si rifanno, il tempo no. Il tempo purtroppo è una clessidra. Ogni giorno un giorno in meno. È quello che dico, se avete delle qualsiasi cosa, vi piace la pittura, andate a un corso di pittura, vi piace andare in moto, andate in moto, fatele le cose che avete nel cuore e nella testa, perché il tempo passa e poi finisce. Si vive una volta sola, ma si muore anche solo una volta. Dopo non c'è il rewind, no? Si dice, non si torna Assolutamente. più indietro. Quindi tutto quello che fate adesso ve lo ritroverete quando sarete più avanti. Non avrete pentimento. Ho fatto queste cose qua perché volevo fare, sono stato contento di fare. È andata male, ma l'ho fatto. Non te ne penti delle cose. Io penso che con questo bellissimo messaggio, molto intenso, molto autentico e possiamo veramente concludere qui questa chiacchierata. Ti ringrazio veramente Grazie a voi. tanto, sei riuscito veramente a trasmettere tanto di buono a chi ci ha visto perché
Siamo entrati sicuramente in una casa, ci sono degli aspetti tecnici, degli aspetti logistici che vengono raccontati, ma tutto questo in qualche modo può passare, no? Può essere fondamentale, centrale, ma è anche un elemento di contorno. Ma al centro qui c'eri prima di tutto tu e la tua storia. Grazie a voi, Claudio. E grazie soprattutto a voi. Alla prossima!